Ah, senpai. Oh, scusami. Può iniziare quello È bellissimo perché è tutto real così, ti rendi conto? È troppo real. Siamo- Figa, sta diventando così real che non sembra neanche vero. Siamo cazzo. all'Iron Dojo ed è tutto No, così l'Iron tanto Dojo è sempre stato super real. super real. Ogni cosa che Non ci succede sono filtri. non succede mai nulla perché no, stai seduto senpai, tanto E non mi alzo avevo mica. preso- Mamma mia senpai, Vabbè, niente. che stanchezza, vero? Io sono stanco veramente, non ti sei neanche allenato. No, momento, Cioè, io no, ho preso, hai fatto poco o niente. ho preso un po' di botte dal senpai Luigi oggi. Quello è vero, ma anch'io lo faccio sempre. Mi ha gonfiato, sì, ma io non c'ho la struttura. Tu hai avuto più tempo per allenarti. Quanti anni c'hai, senpai? Ho 60 anni. Il mese prossimo ho 60 anni. Hai avuto 2 volte il mio Sinceramente tempo me per li sono allenarti. goduti e sono felice. Poteva andarmi peggio e invece mi è andata meglio di quello che pensavo quando avevo 15 anni. E Ovviamente. pensa, sei ancora qua che ti stai allenando ogni giorno, cioè due volte a settimana che Sì. ti alleni di Kyokushinkai in maniera molto 3 volte intensiva. alla settimana vengo al dojo E ti alleni e come pazzo. e tutti i giorni faccio almeno un'ora di attività fisica. Che spettacolo. Sì. Minchia, arrivassi io alla tua età, senpai, così attivo. Te lo auguro. Almeno vivo più che altro. Poi attivo come me, no, un po' meglio penso. Qual è la tua pozione di vita? Cioè, come fai ad essere così efficiente a questa età? Innanzitutto ci sono persone che mi odiano e mi danno un sacco di energia perché sapere di essere meglio di loro mi rende una persona migliore. Positive vibes, Beh, noi esatto. giovani diciamo così. Sì. Vibes positive. Sì, ok. Nel senso che più, come diceva un camion di venditori di frutta napoletani vicino a casa mia, che era scritto "la tua invidia è la mia forza". Quindi Bella però. sì, è bellissime. Ce ne sono. Potrebbe essere il titolo di un libro. Ce sta n'era cosa anche qua. un'altra, adesso dopo te la leggerò La perché tua invidia è la mia forza. quando le leggo. È da tatuare sulla schiena questa. Questo è da fare, sì. Bellissima. Vabbè, comunque andiamo a dormire. No, la cosa bella è che siamo di nuovo qua al dojo. Abbiamo Ragazzi, fatto una è, bellissima cena. è mezzanotte e 8 minuti esatti E l'ora X adesso. questa per registrare. Ogni volta Io ci gli troviamo- concedo 10 minuti, quindi al mezzanotte 18 poi devo andare a dormire. Sempre, perché ma il video dell'altra volta è andato così tanto una bomba, non ti io non lo metto in dubbio. non ti dà Facciamo un po' vibes di. positive questa cosa di dire cazzo, c'ho voglia di fare altri video. Facciamo un per po' il di pubblico. video non verità, nel senso che li registriamo in un orario umano e poi diciamo invece che è mezzanotte, come fanno la maggioranza della gente che fa vederle. Posso citare qualcuno? Allora, innanzitutto ringrazio il maestro Chi per me? Mario Zanotti, perché con i suoi video dove fa vedere che strizza la maglietta tutta bagnata e la puccia dentro nel secchio dell'acqua è il numero 1, perché la metà delle persone che fanno video motivazionali che sembra che si sono spaccati il culo non hanno mai sollevato un sacco da 25 kg di cemento, quindi grande Mario, veramente tu lo sai, mi hai dato un sacco di botte in quell'incontro, ma veramente ho il massimo rispetto per te perché veramente hai un approccio troppo bello su questa cosa. Chiusa questa parentesi. Questa parentesi si apre un'altra parentesi quadra. Del io tipo? Voglio, io voglio sapere, senpai, la tua. Intanto sulla, No! intanto sulla No! cena. No, sulla cena. No. Come è andata la nostra no, cena? cazzo, la cena della palestra, ovviamente, che bello. era da dicembre, dovevamo farla, che poi alla fine è un modo per stare insieme anche fuori di qua. L'unica cosa che mi dà fastidio, non ho avuto abbastanza tempo per registrare tutti i ragazzi perché volevo sapere il loro punto di vista, da che discipline arrivavano. Vabbè. Alcuni magari hanno cominciato col senpai. Alla fine ogni altri- tanto sei qua, puoi sempre farlo. Sì, però La per cosa chiudere- positiva per di chiudere questo video- dojo è che ovviamente io ho iniziato a frequentare gruppi, diciamo così, palestre, comunque persone che praticavano a 12 anni, quindi da bambino. Sì. Sinceramente ho trovato degli ottimi ambienti anche in altre situazioni, in altre discipline, tipo la Muay Thai. Ad esempio c'è una palestra di pugilato cui mi trovo veramente bene, che quando mi capita vado, che è la Montenero Box. E ci sono ambienti sani dove è bello praticare, sono Che sincero. questa è una cosa molto importante. Sì, perché secondo me è Perché si fondamentale. crea quel gruppo di famiglia Sì. nelle palestre. Sì, secondo me è fondamentale l'ambiente. Poi ovviamente ogni persona dalla disciplina ci tira fuori quello che vuole.
L'altra volta è venuto fuori sto cazzo di casino perché ho detto che per me un pugile è una persona che vive vive il pugilato, che non vuol dire, però penso che le persone facciano fatica a capire i ragionamenti. Sai perché questa cosa? Te la posso spiegare io come magari l'ha intesa quel ragazzo? Perché c'è ancora... No, ma io non è che con qualcuno, cioè, No, è giusto no, che no. ognuno la pensi come no, vuole. sai perché? Perché mi ci trovo anch'io a dover rispondere a queste domande Però tu continuamente. fai le domande a me, ovviamente io do la mia risposta. Giusto. Cioè, non posso dare la risposta che fa comodo a tutti. No, cioè. ma giusto, ma io io l'ho sono sempre vissuta d'accordissimo così. con te. Quando la gente mi dice, ma voglio vedere poi un pugile, ma un pugile sempre chi? Tu mi devi fare nome e cognome. Io lo dico sempre ripeto. questo, perché la maggior parte non vuol dire... Ad esempio, non voglio neanche... No, non vuol perché a me dire che se entri in una tanto che palestra la di gente non ha compreso sta cosa. Sì, ma non vuol dire che se tu entri in una palestra di pugilato, tu per forza Ragazzi, ma guardate le gare. Ci sono delle gare imbarazzanti, ma dei livelli, dei livelli dove vedo io gente che si allena da 4-5 anni di Thai box. Sì, Muay no, Thai. vabbè. Minchia, fa ti cagare, ripeto, sembrano... io non voglio più parlare di discipline perché magari dicono, ma tu chi cazzo sei per parlare di discipline che non pratichi? Minchia, dici poco. Però ci sta, ti ho detto, secondo me uno che dice di fare Thai box o Muay Thai, cioè dipende dal regolamento, e si considera un Nak Muay, cioè nel senso un Thai boxer, uno dice, anche se non combatti, però ti devi allenare almeno tutti i giorni. Chiaro. Punto. Allenarsi 2 volte alla settimana per me non ti fa un Thai boxer, ti fa una persona che pratichi quella disciplina in maniera ludico-sportiva, e quello è, cioè, ma non niente di offensivo, è prendere coscienza che realmente ogni disciplina c'è bisogno di un impegno, di un sacrificio, appunto. Quando lo fai per campare è sicuramente un impegno. È già quello, lo dici, ma io posso farlo anche se non campo di quello, mi considero comunque un Nak Muay. Sì, ti consideri un Nak Muay, ma ti devi allenare come un Nak Muay. Un Nak Muay come si allena? 5 giorni alla settimana, /6, se non 7, 2 volte, cioè 2 ore al giorno. Cioè, punto, se no non puoi, cioè, secondo me, la gente che non capisce questa cosa qua, questo secondo me tutela la disciplina, perché uno è un pugile perché cazzo si allena tutti i giorni e dedica la maggioranza del suo tempo, della sua mente, dei suoi sforzi, anche delle sue sofferenze, delle volte anche dei suoi soldi per raggiungere uno stato di quel tipo, cioè la questione di essere allenato, di essere performante, di essere un pugile. Poi non vuole combattere perché non gliene frega un cazzo, ci mancherebbe altro. Altra cosa. Però se uno fa una disciplina 2 volte alla settimana, 3 volte alla settimana. Quanto ci metti per imparare veramente a scazzottare? Cioè, ma a parte la questione concreta, come fai a pensare di aver vissuto? Cioè, tu se ogni tanto ti metti a fare dei lavoretti in casa, non sei un muratore, se ogni tanto ripari un lavandino, non sei un idraulico, cazzo, ti piacerà, avrai competenze, non sei come me che non sa fare un cazzo, però non sei un idraulico. È quello che io volevo far passare, probabilmente non è arrivato, probabilmente non mi so spiegare io, cioè, ho un livello di comunicazione così basso che non va bene, però ci sta. Una persona mi dice io faccio karate, mi sento un karateka, perfetto, quante volte ti alleni? 2 volte alla settimana, 1 ora e mezza. Ma tu come cazzo fai a pensare di fare karate 1 volta alla settimana? Cioè, se un bambino gioca a pallone e si allena 4 volte alla settimana e gioca la domenica, un bambino, come fai tu da persona matura adulta a pensare di praticare una disciplina in maniera seria allenandoti 3 ore alla settimana? 3 ore alla settimana? Impossible. No, dai, cioè fa ridere. Però Cioè, chi è che può prendere una laurea? Chi è che può prendere una laurea studiando 3 ore alla settimana? Ma che nessuno, cioè ci vorrebbero 4 vite, cioè, vabbè, comunque, questo era un argomento che... Ma detto ciò, detto questa fatta questa piccola premessa, sembra che ho notato un po' di avevi un po' di astio per cercare di a me dispiace, spiegare. No, perché a me dispiace che non arriva il messaggio, cioè, a me poi non me ne frega niente. Momento, tu devi guardare, vedi, perché noi abbiamo quella concezione di guardare su 300 commenti negativi, su 300 commenti positivi, l'unico negativo. Perché, non so, siamo fatti in questo modo qua. Ci sono magari 300 commenti ultra positivi, ultra... No, a me poi un commento che ti dica non capisci, a me dispiace. sembra che quasi tutti non capiscano. No, perché ti dico, e voglio poi dopo concludo con sta cosa, a me dispiace perché poi con questo tipo di approccio, cioè nel fatto che comunque noi siamo tutti liberi di sentirci quello che non siamo,
Poi arriviamo a avere tornei dove in un paese di 300 abitanti sono 4 campioni del mondo che hanno fatto Bellissimo questo. la finale con un Stupendo. loro compaesano, cioè campioni del mondo, cioè, mi dico, ma non c'è nessuno al mondo che poteva contendere con te, cioè hanno dovuto prendere uno che abitava a 400 metri da casa tua, e quello svilisce, svilisce secondo me i sacrifici, gli impegni di gente che si spacca veramente, Giusto. perdonatemi il termine perché lo so che è volgare, che si spacca il culo per allenarsi perché sa che quando dovrà competere per un titolo mondiale di fronte avrà delle persone che hanno veramente delle capacità, cioè non sarà come raccontarsela al bar, cioè trovi persone, quando gente va a combattere in circuiti come One, come il K1 Max, ma come Senshin, come Glory, si trova di fronte a gente che dedica 6 ore al giorno per raggiungere quell'obiettivo, Come non minimo, 3 sì. giorni alla settimana e poi fanno la finale nel palazzetto del paese, mica col patrocinio dell'oratorio, cioè parliamoci chiaro, veramente rendiamoci conto di dare un po' di dignità a queste discipline se vogliamo che poi il mondo che non è di queste discipline, tra l'altro anche gli sponsor, ci diano un po' di attenzione, sennò è finita come dice a schifio proprio finì. Ma detto ciò, senpai, questo video parlerà della cena della palestra. Ah, ok. E quindi la mia domanda è: cosa ne pensi del livello del dojo attuale dei ragazzi di Minchia. Kyokushin? Allora, Voglio sapere un tuo parere. parlo da esterno e non competente, Ok. nel senso che sono un appassionato. Allora, il livello dei ragazzi è veramente alto. Per essere cinture bianche ho visto Per essere delle cose. cinture bianche, gente che si allena, quando va male si allena al dojo 3 volte alla settimana, con i ritmi che ci sono qua e tu li hai visti. Mamma mia. Indipendentemente dalla disciplina, cioè, la serietà è tanta. Come avrai visto ormai da un anno che vieni, non hai mai visto una volta utilizzare delle protezioni, Vero? Porca il troia. che obbliga. Voglio dire, nessuno si è mai fatto male. Cioè, No, ma non solo, anche perché ovviamente non c'è il concetto di sparring come si fanno gli sport da combattimento. Nel momento in cui ci sono queste cose, qualcuno si prepara, ovviamente si usano le protezioni perché uno non si deve infortunare prima di una gara. Però per tenere sempre alta l'attenzione di tutti, quando pratichi devi renderti conto che di fronte a te c'è una persona che ovviamente sente il dolore come lo senti te, quindi devi relazionarti a lui come se lo stessi facendo con te Chiaro. stesso. Quindi metti la tecnica, la metti seriamente, lui nel frattempo impara a incassare dei colpi in maniera ovviamente graduale fino ad arrivare a un condizionamento, come dice Senpai Luigi, che ti porta, se hai voglia e se ne hai la facoltà e le capacità, a competere con un regolamento come il Kyokushin. Tanto è vero che alla fine quando sono andati a combattere l'anno scorso, penso. Nelle Marche, no? Esatto. Dove ci sono per i novizi, diciamo, un eccesso di protezioni, però così è il regolamento, cioè loro si sentono anche spaesati perché abituati al dojo a allenarsi. Abituati al dolore, vero e Cioè, puro. alla fine diventa veramente una passeggiata, di che è una cosa positiva perché almeno non hai la paura della competizione, se non lo stress psicologico che ogni competizione, ogni esame si porta dietro. Io li vedo veramente convinti, a parte che sono un gruppo di bravi ragazzi, che è la cosa fondamentale, cioè lo dico, io li ringrazio innanzitutto perché comunque io sono sempre stato un esterno qua, cioè nel senso... Neanche tanto. Sì, però Neanche nel tanto senso strano. comunque non vengo fuori dal loro gruppo, io entro nel loro gruppo in quanto amico di Senpai Luigi e Senpai Simona, ma sono sempre stato esterno, tanto è vero che ho sempre indossato la cintura bianca fino a quando Shan Bakyuchi non mi ha fatto fare, cioè lui decidendo lui che non lo volevo fare, un esame, e a quel punto ho messo la cintura, per cui ho superato l'esame. Chiaro. Appunto, non è che mi sono messo una cintura così a farlocca. Loro Quindi il livello è buono. Sì, Io ho notato sì. soprattutto tantissimi ragazzi che lo fanno da poco,
meno di un anno. Sì. Mica vederli comunque tirare, fare tecnica. No, ma poi tenere il crescono ritmo del velocemente. Senpai Luigi Minchia, con gli allenamenti. crescono velocemente. Già solo il riscaldamento che fa fare il Senpai Luigi e Senpai Simona. Cioè, allora, Rastapava, ripeto, devastante. cioè, sono ragazzi che hanno capito che stanno praticando un'arte marziale. Punto. E quindi, cioè, è una cosa che ti può dare tanto, ma tu ci devi dedicare tanto. Ma questo non solo per il karate kyokushin, questo vale per tutte le pratiche. Pratiche pugilato, è quello il concetto. Cioè, ovvio sì, però ti devi dedicare. Quindi inizia a dire, ok, da oggi vuol dire che sto attento a quello che mangio, ma non perché devo fare un match, Sì, perché quella disciplina prevede che io abbia una condizione fisica ottimale per potermi incontrare e scontrare anche solo in palestra facendo degli sparring. Giusto. Cioè non puoi scherzare, perché è la questione della tua salute, è la questione anche della disciplina che dà tanto ma richiede tanto. Quindi loro hanno capito che per fare questo c'è bisogno di fare sacrifici e l'hanno accettato, e non è una cosa scontata, perché uno dice ma io pago, che cazzo me ne frega, e questo non è un posto per cui siccome pago faccio quel cazzo che voglio. Cioè Vigono delle regole comunque. vigono delle regole per cui siccome lo spazio è poco, di gente che vuole venire ce n'è, quindi se accetti di fare un percorso di un certo tipo, qua sei ben accetto. Se invece pensi che è il corso di Krav Maga di 10 lezioni, ci sono i corsi di Krav Maga di 10 lezioni. Vai a fare quello è un rompericoglioni. No, cioè nel senso, ma mi sembra corretto anche nei confronti delle persone, perché mica tutti devono sorbirsi un approccio marziale rigido, però cioè, la Muay Thai è uguale, cioè la gente non ha capito che poi, a parte togli l'esteriorità, ogni disciplina marziale, che può essere il Kung Fu, può essere la Muay Thai, cioè, la Muay Thai la gente la vede come uno sport da combattimento, la gente deve capire che in Thailandia questi stanno 6 giorni dentro nel camp, 7 giorni, combattono, iniziano a allenarsi, cioè da quando hanno 6 anni. Quasi è una religione per loro, è uno sport nazionale innanzitutto, quindi è molto Ma se tu importante. fai la stessa cosa nel pugilato, pensi, guardi, è uguale. Certo. Se la sposti in un'altra disciplina è uguale, la sposti anche nel calcio è uguale. Cioè uno come Sinner quanto cazzo si allena? Io Cioè, non so chi sia Sin. figa, stiamo parlando di persone che comunque, se vuoi raggiungere certi obiettivi, Ti devi allenare tanto. ti devi allenare tanto, tutto è una vita di sacrifici che... Oh, però c'è da dire anche un'altra cosa, perché io non ci credo neanche in tutto questo, e qua, giusto per concludere, perché non voglio continuarla sta cosa, non vuol dire che se ti impegni tanto raggiungi tanto, No. raggiungere tanto. Può anche essere che non È sei un mix, portato perfetto. per una cosa, Però, quindi bravo. io No. voglio sdoganare un po' questa No. roba. No, bisogna dedizione, sveglia alle 4 del mattino, no. momento. Stop. Io sono l'esempio. Io mi sono dedicato tanto a queste discipline, ti posso garantire di sì. Ci ho investito tanto, ti posso garantire di sì. E non sono un cazzo di nessuno. Punto. Cioè, non sono un agonista, non ho vinto mai niente. Sono uno che però può dire la sua, perché ha praticato seriamente e con passione tutte le discipline che ha fatto. Poi, ma no, cazzo, non hai mai vinto niente. Figa, non c'ho il talento, non ho il talento, non c'ho la voglia dei sacrifici. Quindi se mi dici Certo. devi fare il peso, ti rispondo, ma non me ne frega un cazzo di fare il peso. Ma questo lo rispondevo così anche Io quando voglio avevo, mangiare i datteri. quando avevo Che 17 me ne va. bravo, io sono un fanatico dei datteri freschi. Cioè, quando avevo 17 anni non è che ero diverso, però ho raggiunto la consapevolezza che è giusto che sia così, Sì. perché il mondo non è fatto solo di campioni. Il mondo ha bisogno di campioni, ma ha bisogno anche di gregari, come vengono chiamati nel ciclismo, che aiutino i campioni. Quindi io ho sempre fatto sparring con tutti, ho dato consigli a un sacco di persone. Questa settimana sono andato in una palestra di Muay Thai con atleti che combattono in One, in Senshin, in K1 Max, e loro mi hanno chiamato perché volevano dei consigli su delle cose. Cioè, non è che mi presento là come fa qualcuno e millanta, ma io in gioventù facevo un cazzo. Cioè, sono uno che ha delle competenze che voi mi chiedete, io cerco di condividere, se vi servono le usate, se non vi servono è finita lì e siamo a posto così. Chiaro. Cioè, questa cosa qua secondo me deve passare, non tutti possiamo diventare campioni. Bravo, questo secondo me Basta. perché stiamo tanta gente in questo periodo storico sta crescendo con l'idea
imposta magari da tante altre persone, tanti altri campioni nei libri per la frase fatta, che bello, cioè, No, ma sì, ma... la questione di ti devi impegnare tanto, devi lavorare duramente, devi fare, è vero, sì, ma non vuol dire che avrai dei risultati. Fallo. Non è automatico, se no tutti si allenerebbero 4 ore al giorno per 5 giorni a settimana e diventerebbero tutti campioni. Ma non funziona così, perché alla fine ci vuole una parte di talento, una parte di fortuna e ci sono altre, tra virgolette, altri ingredienti che poi insieme portano a una ricetta che funziona. Chiaro. Tu puoi anche essere in una ricetta solo un ingrediente di qualità, però che servi per fare la ricetta, ma non sei tu la ricetta. Cazzo, tu sei solo un ingrediente. Magari sei fatto per altro, magari giochi a calcio e diventi un fenomeno, hai capito? Sì, non sei per gli sport da combattimento. Ma anche lì la storia, cioè, è come la storia degli insegnanti, ci sono un sacco di allenatori che sono dei grandissimi allenatori che non sono mai stati dei grandissimi calciatori. Cioè, sono due cose diverse, ognuno fa il suo, cioè, magari non diventi neanche un grande allenatore, però sei una persona competente in quello che fai. Ma perché sei competente? Perché ti sei dedicato, fosse solo anche per studiare quella disciplina, per studiare quello sport, e allora ne hai competenza, comunque devi fare dei sacrifici per raggiungere un obiettivo. Giusto. Ma mica tutti possono essere campioni del mondo, cioè adesso va bene tutto, però è giusto che la gente capisca sta cosa. Bisognava dirla sta cosa, sennò sembra che tutti i film, tutte le robe. No. Però, detto ciò, senpai, ultima domanda che ti voglio fare, tu in quanto membro comunque... Ci sono ancora 2-3 minuti. Esatto. Ti sei dilungato te, eh? Me l'ho fatto apposta. Ti sei dilungato te. Di assicuro l'ho fatto apposta perché così chiudiamo, se no mi tira fuori delle storie assurde chi è più forte di Tizio e poi la gente mi scrive sotto ma chi cazzo è questo che dice ste cazzate, ma da dove viene, dalla luna. No, però domanda importantissima. Va bene. Tu in quanto membro degli Airwingers, cosa ne pensi del progetto degli Airwingers? Allora, sinceramente, questa cosa di avere tutto un gruppo. Allora, adesso guardo come si dice? Guarda la telecamera, guarda l'obiettivo. Allora, innanzitutto sono onorato perché a fronte di quello che ho detto prima, dove io sono veramente un coglione, come disse qualcuno, un cazzaro, potermi relazionare con persone che hanno vinto Olimpiadi, e non è che ha vinto l'Olimpiadi così a cipalipa, cioè si è fatto 30 anni di gruppo sportivo quasi, cioè quindi stiamo parlando di persone che sono dei professionisti, che hanno avuto contatti con dei professionisti sia della preparazione atletica che di tutto, ok, perfetto, con maestri come Fumarola che ha fatto percorsi per imparare la sua disciplina andando a Hong Kong, vivendo là, conoscendo i vari maestri, insegnando, rischiando di proprio, perché quando uno poi ci mette i suoi soldi per aprire un'attività bisogna dargli anche in merito quello, cioè è bello star seduti su un divanetto e criticare, alza il culo e fammi vedere cosa sai fare tu. Quindi poi stiamo parlando di Alessio Sacara e stiamo parlando, cioè, di tutti i personaggi di Claudio, cioè tutti i personaggi, Scatizzi, cioè Walter Cogliandro. Tu mi tiri dentro una situazione del genere come fa Domenico, sinceramente. Sì. Per me è solo un onore perché io ho passato la mia adolescenza vivendo di arti marziali, acquisendo competenze piuttosto che recuperando libri internazionali a costo di spese allucinanti, e facevo l'operaio, quindi non ce n'erano di soldi e quindi i soldi piuttosto che spendere da una parte li spendevo lì, che era quasi da coglioni. E adesso poterci parlare insieme, parlarci alla pari, loro ascoltano quello che gli dico, alcuni prendono anche dei consigli, definiamoli così, e li ritengono positivi, per me mica mi sembra di vivere un sogno e ho 60 anni, cioè è quello che penso io, il coronamento di un sogno che ovvio se fosse successo 30 anni fa non avrei fatto l'operaio in fabbrica per una vita, ma magari anche sì perché mi divertevo. Io no.
perché cagavo il cazzo io. E quindi per me è una figata assurda, perché Poi diciamolo, se mai stiamo creando una cosa, penso, mai vista in ma a Italia. parte quanto ci divertiamo, lo dico No, subito, no, ragazzi, però è giusto noi anche quando ci a livello troviamo divulgativo. sì, ma comunque, poi noi ci quello che troviamo sta in sto posto succedendo. qua, veramente, ragazzi, immaginate, capisco chi critica, chi dice no, ma il mio maestro, perché non vieni dal mio maestro, ma perché non vai dal mio cugino? Avete ragione, cioè avete tutti ragione, ci sarà sicuramente gente migliore di me e ce ne sarà una fila. E il problema è che è capitato a me, non è che l'ho chiesto io, non è che ho fatto la domanda per farmi intervistare da questo ragazzo piuttosto che da Domenico. Cioè, sono loro che mi hanno chiesto delle cose. Io, in amicizia e senza Io prendere penso grano, che mai, però cioè, l'abbiamo adesso fatto. tu hai detto la tua versione, io ti dico la mia. Io penso che le cose non succedono per caso. Ma neanch'io. Una persona quando trasmette delle energie positive, delle cose positive, io penso che prima o poi le cose capitano. Devono Sì, capitare sì. perché devono capitare. Probabilmente, come dici tu, le cose dovevano capitare, sono capitate nel momento giusto e alle persone giuste. Va E poi bene? voglio dire anche un'altra cosa, che quello praticamente che è stato il problema per me per anni, cercare di mettere d'accordo tante teste diverse, discipline diverse, era quasi utopia fino a qualche anno fa. stiamo Io ho parlando. fatto veramente fatica, No, ma io ci credo. mi sono ritrovato adesso, però con te che mi dici ok, ti sei ritrovato a fare Cisao con un maestro di Wing Chun, con Gianluca Fumarola, Fumarola che prova il Brazilian Jiu-Jitsu con Claudi, Io e tutte queste cose insieme. onoratissimo poi, cioè nel senso che il vero problema secondo me, come dici tu, cioè si sono trovate delle persone, comunque delle realtà Erano pronte. che erano ovviamente in posti diversi e che probabilmente se ci fossero state altre persone in quei ruoli non si sarebbero mai incontrate per mille motivi, ragazzi. È inutile, cioè, c'è gente che c'ha l'ego, compra una macchina ma dietro c'è un autorimorchio con dentro l'ego, quindi non si può toccare, cioè minchia io ho fatto, io. C'è gente che si è così gonfiata che fra un po' salta per aria e scoppia, e invece la realtà è molto più semplice. Cioè io ho parlato con Scatizzi in un altro contesto, non con te, che teneva uno stage, un ragazzo d'oro, io lo adoro per come comunica le sue passioni, per le competenze tecniche, veramente grandi competenze tecniche, raramente ho visto. E poi insieme alle parole ci sono i fatti concreti. Questo è uno che entra nella gabbia e combatte nei livelli buoni. Quando parli con Saccaro, quando parli con la gente, salsiccia in Italia. Sì, quando parli con Saccaro, che è una persona che non è un ragazzino, cioè una persona matura che fa l'imprenditore, per passione si picchia, perché di quello stiamo parlando. Quando mi chiama e mi dice Bruno, sto arrivando a Milano, ci possiamo allenare, mi fai i pau, non lo so, per molti sarà una cazzata, per me a 60 anni mi solleva da terra di 2 metri e vivo in una bolla. E ripeto, non ci sono soldi, cioè non è che girano dei soldi per cui lo fai per interesse, lo fai perché proprio, minchia, è un rapporto umano che si sviluppa. E sta storia che stai creando te veramente è allucinante, perché sabato scorso abbiamo creato una cosa impossibile. A parte la questione che mi hanno fatto come Capitano America, che la cosa mi fa girare i coglioni, mica da paura. No, che poi a me fa scassare, perché poi tutti quanti adesso hanno visto il gruppo, hanno visto le cose e come sempre riparte poi quella cosa delle domande. Erwin Manos deve andare dal gran maestro di qua perché questo è forte, questo è... Allora io ultimamente mi sono detto, senti, sai che c'è? Tanto ho trovato già le persone giuste, a mio avviso, per quello che voglio fare, per i progetti che voglio fare. Qualora qualcuno avesse intenzione di venire al dojo e farsi uno sparring con Senpai Luigi, io sono ben felice di registrarlo, se fosse disposto. Io dico solo una cosa. Allora, Luigi, ci sono competenze in Italia in vari settori, non lo metto in dubbio. Qua bisogna capire una cosa, ci sono competenze che sono radicate per decenni, nel senso che sono persone nel settore delle arti marziali, sport da combattimento, che sono decenni che sono dentro. Ma se in questi decenni hanno costruito poco o niente, un paio di domande uno se le deve fare. Stop. Questo non vuol dire sminuire le capacità, vuol dire solo che
hai delle competenze tecniche. Sì, ma se non ha portato la gente a iscriversi in sto cazzo di dojo, arriviamo noi e la gente mo si iscrive, la gente gioca a pallavolo, a tennis e ci scrive ma cazzo, poi mi sono volevo dire, appassionato no, alla volevo disciplina. fare, Vuol dire che abbiamo sì. fatto le cose giuste. No, io sono convinto che sia una cosa positiva questo. Porca Ho miseria. discusso anche con persone a me vicine che praticano arti No, marziali, perché con poi cui mi scrivono, collaboro. noi siamo 30 anni che lo Sì, facciamo, ma però- come mai cazzo Allora. tu parli, cioè tu commenti i miei video, io non so chi cazzo sei. Allora, Erwin, la porca questione è semplice. Un conto sono le competenze dirette, un conto sono la divulgazione. Allora, per fare un esempio nazional popolare, come si diceva una volta, Piero Angela non era un laureato in storia, in archeologia, in scienza, in astrologia, però era la persona che in televisione divulgava queste competenze con un linguaggio semplice e le persone lo comprendevano. Ok? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se una persona è capace di trasmettere, non conta ciò che trasmette, cioè nel senso la materia, ma come la trasmette. Quindi vuol dire che una persona competente, e io sono l'ultimo degli scemi, di arti marziali, magari un grandissimo storico, alla fine dopo 3 minuti ti scassi il cazzo di ascoltarlo, ok? E ve lo dico proprio perché? Perché non lo so. Tanto è vero che esistono i divulgatori che si preparano su quella materia, ma non sono dei professori di quella materia, ma sanno come trasmettere gli strumenti alle persone per poi interessarsi e andare a cercare veramente le persone super preparate, se ne avranno voglia. Ma se manca questo anello, non arriveremo mai alla grande massa, che non vuol dire rendere, che ne so, massificare le discipline, no, ma dopo mica vuol dire che si abbassa il livello, no, il fine è quello di avvicinare a noi anche le questioni, tra virgolette, delle sponsorizzazioni, dell'interesse dei mass media e a quel punto far girare intorno a questo settore veramente le cose che contano. Qua stiamo parlando di che se fanno una riforma dello sport come già l'hanno fatta, che va in essere, metà delle SD che fanno sport da combattimento o chiudono o diventano fuori legge. Sai qual è la scusa? Sai qual è stata la scusa utilizzata ridicola da tutti questi maestri che non sono stati bravi a divulgare? Hanno scritto a me privatamente, ma a noi non ci interessa. Ma giusto. Ma se non ti interessa, perché sei qua su un social a commentare il mio video? Vabbè, non ha senso. Ma noi abbiamo fatto, prove, dove sono? Ma a noi non interessava registrare. E allora mio cugino era il più forte, hai capito? Artista marziale, ha picchiato Bruce Lee, ha picchiato... ha picchiato Steven Seagal. Ne ho parlato con Domenico, ne parlo anche con te, ovviamente le telecamere spente, ahimè adesso ce ne pure le telecamere e questo mi crea dei problemi. Detto questo, la questione veramente è solo semplice. Cioè, uno deve avere dei dati concreti. I dati concreti sono alcune discipline fino a ieri chi se le inculava. Usiamo dei termini volgari, ma almeno tanto ormai sono mezzanotte, non ci penso che siano bambini. Spero che tu non lo fai uscire alle 8 di mattina sto video. Alla fine, Ervi, cioè, sono sempre sport di nicchia. Una volta negli anni 70, 80, /90 erano abbastanza conosciuti, tanto è vero che c'erano 3-4 riviste in edicola che parlavano di sport a combattimento. Ora non c'è più niente, forse ce n'è una se va bene, e questo vale anche per gli altri paesi. Quindi è diventato un discipline tra virgolette di nicchia. Le discipline veramente di massa nel nostro settore sono le discipline olimpiche. Guarda il taekwondo olimpico piuttosto che il karate olimpico quando c'è stato l'Olimpiadi, però il concetto l'avete capito, cioè il karate con una finalità olimpica. Il resto si sta parlando di numeri che sono, definire ridicoli è sbagliato perché ovviamente sono offensivi per chi ci crede e spreca tempo e denaro per quelle discipline, però se parliamo realmente di numeri sono dei numeri irrisori. O decidiamo di fare un salto di qualità, per cui non possiamo lamentarci che ma in televisione non trasmettono mai quei match, ma in televisione non fanno quello, ma in televisione... se continui a lamentarti così, tanto non... Per farlo, ti ho detto anche come te con gli abbonamenti, cioè tu sai come la penso, cioè
te sono una persona che fa questo, sei di Pinerolo, vieni qua in provincia di Brescia, io vengo da Milano, quindi c'ho la metà della strada, a me mi costa un serbatoio alla volta più l'autostrada, ci vengo qua 3 volte, alla fine sono 200 km a botta ogni volta, delle volte mi tocca dormire qua perché ovviamente non riesco a tornare indietro, quindi sono dei sacrifici. Io penso, i tuoi video sono belli, sono carini, a me piacciono, ma non perché ci sono io, che è l'unica cosa peggiore che ci sono dei tuoi video, però cioè, sono cose fruibili come quelli di Domenico, hanno 2 tagli diversi, secondo me anche 2 targhe diverse, però sì, certo. gli stessi che seguono te seguono anche lui, quindi vuol dire che non è proprio, sono proprio 2 punti di vista diversi della stessa cosa. Chiaro. E possono interessare a tutti. Beh, secondo me anche il concetto che uno debba avere per forza gratis perché gli spetta di diritto quando ci hanno fottuto pure la sanità non mi sembra veramente una roba da persone intelligenti, cioè piuttosto che ci scanniamo per farci ridare la sanità gratuita. Io c'ho la mia teoria, la mia teoria è che se tu pensi che il tuo prodotto, quello che insegni, possa fare la differenza, tu sei pronto a investirci soldi per far arrivare le tue parole ad un pubblico grande, perché comunque è un investimento in quello che fai te, se ti interessa ovviamente, se non ti interessa sti cazzi, io come ho campato gli ultimi 4 anni pagandomi io di tasca i miei video, continuerò a farlo, ma non ti darò mai la pubblicità, te maestro, perché sei uscito sei 8º dan, 10º dan, che per meriti io devo andare, perché poi mi dicono no Erwin, però per correttezza tu devi andare anche, ma Erwin non deve fare, Erwin fa i video che vuole fare lui, perché me li pago io, cazzo. Il grano ce lo metti te, il tempo. Erwin si paga c'ho la macchina rotta, devo aggiustare la macchina, c'ho problemi alla macchina, devo pagarmi il gasolio, Erwin non deve farlo. Se tu però maestro ci credi in quello che fai, che siano 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euro il costo per fare poi tutto il video, il progetto eccetera, tu sai già, e ci sono i dati alla mano con tutto quello che è successo finora per il Wing Chun, per il Kyokushinkai, che dopo stai ben certo che dopo la tua palestra sarà piena e quei soldi te li ripaghi nell'arco di un paio di mesi. Questo però, se tu non sei disposto a spendere quei soldi, vuol dire che non ci credi così tanto in quello che fai. Perché io ci credevo nelle cose che volevo fare, io quando spendevo 3.000 euro di videocamera alla volta e ne ho prese 2 più gli obiettivi, più tutte le cose, io non sapevo se sta cosa qua mi sarebbe rientrata. Quello è sicuro. Però sai cosa mi sono detto? Io ci credo in questa cosa, io voglio farla funzionare, io ci credo che prima o poi funzionerà. È un investimento, non sono soldi spesi, non vado a bere fuori, non vado più a fare la festa fuori, hai capito? Mi sono precluso tante cose, perché per fare questo? Allora dico, se tu non ti interessa, no perché a me non interessa comparire, allora perché mi scrivi sotto i video? La cosa è semplice. Ma noi abbiamo già fatto, sì, ok, perché io porto i numeri, tu no? C'è un problema ci sono determinate cose che non funzionano. E allora quello che dico io è, visto che come avete fatto voi, nel senso quelli che poi criticano tanto, in 30 anni, perché non lasciare spazio a fare un altro come vuole lui, dato che si sta pagando lui le cose? Perché deve dar fastidio? Ma se stronzate di mettere Kyokushinkai Wing Chun, non ha senso! Ma perché? Ma perché? Possono uscire cose interessanti. Guarda, io ti ho detto, secondo me, io ti ripeto, io poi non essendo un cazzo di nessuno, non dovendo... però io voglio sapere la tua e non appartenendo a nessuna chiesa, nel senso, dico quello che penso io. Io come appassionato e praticante sono solo felice di poter incontrare persone competenti, partiamo dal presupposto serie e competenti in altre attività, poi mi piacciono, non mi piacciono, ovviamente è un gusto personale, perché se mi piacesse, Fumarola lo sa perché abbiamo parlato in privato, mi sarebbe piaciuto così tanto il Wing Chun, avrei fatto il Wing Chun, cioè non è che, non è che era vietato, non è che avrei dovuto fare le prove, che ne so, di Ercole per poter iscrivermi in una scuola. Palestre di Wing Chun ce ne sono in giro un fottio, quando ho iniziato, un po' di anni fa ce n'erano ancora di più perché c'era proprio il boom del Wing Chun, è proprio una questione proprio strutturata a livello come adesso il Krav Maga, cioè nel senso, creavano istruttori come se fossero la Fiat con le 500, quindi non è quello il problema, quindi il problema è
ho la possibilità adesso di potermi raffrontare, forse anche fuori tempo limite perché ho 60 anni e sono tutto scassato, però di poter almeno a parole, se non posso farlo fisicamente perché non sono più in grado, con una persona competente capire i concetti, vedere se qualcuno di quei concetti può essere utile a ciò che è la mia visione dell'arte marziale, ok? Che in questo caso potrebbe essere il Kyokushin, ma potrebbe essere un altro stile di karate, certo, piuttosto che la Muay Thai, piuttosto che la kickboxing giapponese, che cazzo ne so, domani impazzirò per il sambo, non è quello il concetto. Però avere questa possibilità per me è un dono inestimabile, ma inestimabile non è che lo dico così perché tu lo sai, anche a telecamere spente, tu lo sai come la penso, cioè è inestimabile perché veramente la crescita personale che può dare incontrare persone sane, che hanno competenze, ma ti arricchiscono sempre, cioè ne puoi solo uscire arricchito, e se ne esci con qualche dubbio devi anche ringraziarli perché magari non avresti mai pensato a quella lacuna che tu avevi e da quel momento sarà il tuo nuovo percorso. Però, quindi anche nel momento in cui ti scontri con un'idea che è lontana migliaia di miglia dalla tua idea, cazzo, ti hanno dato lo stimolo per ricercarla. E se mi hanno dato lo stimolo a me che ho 60 anni, che sono un uomo finito, cioè sotto l'aspetto sportivo e marziale, cioè cazzo, io non so, io credo che le nuove generazioni comprendono questa rivoluzione o quello che io lo definisco il rinascimento delle arti marziali, cioè perché non è che inventi qualcosa, devi solo fare emergere le cose positive, lasciare da parte quello che per anni l'ego è stato l'ego, è stato la questione ma io ce l'ho più lungo del tuo, ma no, ma a me mi ha insegnato quello là che era attaccato a una pianta, no, ma guarda che quello attaccato alla pianta l'ha insegnato a me. Il vero maestro del vero maestro, cioè, il vero gran maestro. Va bene tutto, figa, ma secondo me le nuove generazioni hanno capito che si può fare. Cioè si può fare, per quello tu hai successo, tu Domenico avete successo, perché è inutile, cioè sono veramente argomenti di nicchia, cioè eppure fate dei numeri che secondo me anche le aziende che studiano queste cose 2 domande se le devono fare. Cioè l'opinione pubblica, ad esempio, io credo che veramente il nuovo salto di qualità è evangelizzare le vecchie generazioni, le mie, per fargli capire quante minchiate abbiamo fatto, cioè proprio nell'approccio con le persone, nel crederci al di sopra di tutto e di tutti, nel diventare in questo caso più giapponesi dei giapponesi piuttosto che più cinesi dei cinesi o più thailandesi dei thailandesi, cioè dove loro sono più easy e noi invece ci inventavamo delle storie nostre che continuavamo, tipo la Muay Boran, non lo so, e quindi cioè va bene così, cioè io dico, io spero che anche le vecchie generazioni comprendano che ahimè abbiamo bucato, cioè c'era la possibilità di svilupparci molto di più, chiaro, non l'abbiamo fatto per 1000 seghe mentali, ma non è che perché, infatti a poco perché non è che perché adesso perché non ce l'abbiamo fatta noi mica allora dobbiamo sputare su tutto quello che fanno quelli dopo di noi. Diamogli una mano, ripeto veramente, io so che in Italia ci sono un sacco di persone con tante competenze, sotto l'aspetto tecnico sicuramente, sai qual è? Che oramai sotto l'aspetto umano un po' di meno, sono sincero, bravo, però sotto l'aspetto tecnico ce ne sono, è il problema che ormai le persone non vogliono più solo il tecnico lo trovi ovunque, se una volta era impossibile trovare anche, adesso se vuoi allenarti con un tecnico serio ti prendi un volo con EasyJet, con 60 euro vai in tutta Europa, ti vai a allenare in accademie di livelli altissimi, quindi non hai più bisogno del super tecnico sotto casa tua che ti racconta le fandonie, cioè, quindi non è più come una volta che dici mica ma c'è solo questo, l'alternativa che non c'è, allora vado da questo e questo ti può raccontare quello che vuoi. Adesso vai a Orio al Serio, qua vicino, ti prendi un volo, puoi andare in tutti i paesi dell'est, come in tutto il nord Europa, in tutta Europa, in Spagna, in Francia, con 30-40 euro vai, ti alleni in palestre della Madonna e torni indietro con competenze che qua te le danno un po' alla goccia, perché ma perché questa cosa qui, cioè penso che sia finito. Va sempre tutto tardi qua. Secondo me è un po' finita questa filosofia, quindi non c'è alternativa, cioè.
la vecchia generazione deve capire che abbiamo sbagliato, hanno sbagliato, ho sbagliato, abbiamo sbagliato, comunque ci sono stati dei calcoli secondo me sì, sbagliati, e questo ha portato a, cioè solo in Italia abbiamo tutti sti Questa è campioni, una ma anche bellissima- solo in Italia, solo in Italia sono tutti sti campioni del mondo, cioè adesso va bene, a me va da ridere solo il pensiero, Sì, ogni tanto sì, sì. quando leggo, faccio, vedo, mi dicono guarda che Che poi se poi c'è mio guardi cugino One che Championship e Glory italiani ce ne sono pochissimi. guarda, io sto detto, Che, sono andato, che arrivano al titolo. no, ma neanche al titolo, già secondo me a certi livelli per un paese come il nostro, dove per fare l'atleta, che è quello di essere pugile, per fare l'atleta ci vogliono un sacrifici immensi, perché non ci puoi campare, perché le borse che pagano i vari promoter italiani sono forse da fame, sono da peggio della fame, cioè è veramente complicato riuscire a fare. Ma ti ho detto, io sono andato settimana questa quindi era mercoledì penso, no ieri, non mi ricordo più, scusate Marco, scusate Lauretta, sono andato in questa palestra dove c'hanno un ragazzo che ha combattuto in One, un altro ha combattuto il K1 Max, due hanno combattuto in One, uno ha combattuto il Kowloon penso, uno dovrà combattere, che Divara combatterà adesso a Senshin in Bulgaria, insieme ci sarà anche Nakari quella sera, quindi cioè, in promotion serie, cioè la verità che è un grande sacrificio, fare sia l'atleta che fare l'insegnante. Certo. No, però volevo collegarmi al discorso di prima, Senpai, la cosa che hai detto prima della generazione tua, eccetera. È una grossa ammissione comunque questa, che pochi fanno, questo ragionamento così tanto, cioè di dire per alcuni io me la posso, allora per alcuni mi posso permettere di fare quella, perché comunque non contando un cazzo secondo qualcuno, no, però non è posso anche permettere di dire è colpa mia. La verità però, questo è un dato di fatto, il dato di fatto è che in Italia ci sono stati un sacco di campioni o pseudo campioni di organizzazioni che non avevano poi andavi a vedere mica match all'estero. Sì, però io non zero, più a livello magari di divulgazione, più che di... Ma a livello di divulgazione, sai... Volevano rimanere fra di loro campioni della palestra, io c'ho questa mia visione. Ma sicuramente è così, nel senso, perché il paese, il piccolo paese che può permettersi di pubblicare sul giornale del locale, che fa 500 copie, che nella palestra di Zio Gennaro, o per non essere ovviamente, perché dopo la gente dice perché fai certi esempi, comunque di nonno Beppi, che così sembra anche uno del nord, c'è un campione del mondo, capisci che questo vuol dire che tutti i genitori del paese ti portano i figli, tu sei un personaggio, questo è sempre esistito. Il vero problema è che nel momento in cui vuoi realmente uscire ti scontri con la realtà. Certo. Quindi per concludere, Senpai, cosa ne pensi del progetto Wingers? Niente, per me è spettacolare. Porteremo avanti questa serie? Ma io secondo me sì, anche perché io mi diverto come un bambino, perché veramente ci divertiamo come dei bambini. Cioè poter scambiare con Busà, che è un campione olimpico, uno dei gruppi sportivi dei carabinieri, cioè un professionista nel dilettantismo. A me, io non so, io non avrei mai pensato, non avrei neanche sognato sinceramente, guarda, o incontrare uno come Sakara, poterci mangiare insieme, sparare cazzate, tutte le domeniche farci messaggini, come stai, buona domenica, ma per me è un dono, per me è un dono. Quindi grazie a te che c'è un SIO, adesso ho capito anche cosa vuol dire SIO, pensate all'ignoranza che avevo, che continua a possedermi poi. In conclusione, ora che si è fatta quasi l'una, mica ce l'ha fatta, io volevo solo ce l'ha fatta, e anche stavolta ce l'ha fatta. Un'altra oretta, Senpai. Mamma mia. Grazie, Senpai. Volevo aggiungere solo una piccola cosa in conclusione per chiudere il video in bellezza. Negli Air Wingers abbiamo praticamente il meglio di tutte le discipline: Karate, Kyokushinkai, Wing Chun, MMA, grappling, Brazilian Jiu-Jitsu, tutte le discipline. Se il tuo nome non compare tra questi membri, io 2 domande me le farei. Hajime,
No. Sì, sì, sì.